Ciao a tutti, amici del Leone, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi vedremo le tendenze energetiche per la seconda parte del 2022. La lettura sarà divisa in due parti. Nella prima parte andremo a vedere i movimenti energetici di tutto il periodo in blocco e nella seconda parte andremo a vedere una scansione temporale degli eventi. Bene? Mostrami, Leone, tendenze energetiche affettive per la seconda parte del 2022. Ok. Wow, abbiamo la forza, amici del Leone, è uscita la vostra carta. Si parla di coraggio, si parla di affrontare quello che sono i propri istinti animali. Per molte persone si tratta di imparare, se vogliamo, la moderazione, o semplicemente il non farsi prendere dall'impulso, diciamo così. La forza parla anche di apertura del cuore. Io la sento molto associata al terzo chakra come carta. Bene, andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi dicono. Io intanto vi ricordo che le letture sono di carattere generale, che potrebbe essere che non tutto risuoni con voi prendete solo i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo potete anche ascoltare l'ascendente e il segno lunare. In descrizione poi trovate il link ad un video che spiega come mettere insieme il messaggio di questi 3 oroscopi e trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Basta aprire la tendina qui sotto. Cominciamo con la forza, che è uscita un'altra volta, poi abbiamo un fante di bastoni, un re di coppe, un asso di bastoni e un 8 di coppe. Allora, ecco che la gatta commenta. Di sicuro quello che arriverà sarà il coraggio di affrontare determinate situazioni o anche determinate emozioni all'interno di voi stessi. Io credo che arriverà quello che è il coraggio che non avete mai avuto di affrontare voi stessi. Sento molto forte il discorso del lavoro su se stessi, insomma. Ehm, il fante di bastoni, in questo caso, credo che faccia riferimento a quello che è il vostro entusiasmo, mi verrebbe da dire, la vostra passione, quello che è anche un po' l'egoismo, l'egocentrismo, fa un po' riferimento a tutta questa fase, diciamo, un po' catalizzatrice, che secondo me lascia il posto a questa apertura di cuore. Quindi in realtà sono due carte un po' contrastanti perché la forza è una carta di espansione, mentre il fante di bastoni è un'energia che accentra su di sé le attenzioni. Sento che in realtà ci sarà quello che è una propensione verso... Mi parlano di volontariato, quindi magari per qualcuno si inizierà a fare del volontariato. Però ecco, ci sarà proprio questo, come vi posso dire, questo cambio di prospettiva che sarà, diciamo, più forse verso l'esterno che non verso l'interno in questa seconda parte del 2022. Molte persone, io credo che già siano in una relazione. Se non fosse il vostro caso, con questo re di coppe potrebbe essere che qualcuno entri nella vostra vita. Considerato che un re di coppe, io credo che sarà una persona comunque con una certa maturità sia emotiva che mentale, ok? È una persona comunque anch'essa con un grande cuore, perché comunque è un re di coppe. Andiamo poi avanti, abbiamo un asso di bastoni, un 8 di coppe, vediamo che altra carta mi danno, perché l'asso di bastoni mi fa pensare al fatto che dobbiate prendere il coraggio, avere la forza di iniziare qualche tipo di magari relazione, magari incontro. C'è un inizio, c'è quello che è la passione che bisogna un attimino, secondo me, riscoprire, che è un po' quello che vi dicevo prima, no? Che qui il fatto di darsi agli altri fa sì che riusciate ad avere meno tempo per voi stessi, che siete meno egocentrici, meno ma egoisti in senso sano, non intendo in senso malsano.
Però ecco, diciamo che l'attenzione sarà focalizzata in questo 2022, io credo molto più verso l'esterno che verso l'interno. Abbiamo poi questo 8 di coppe e un altro 8 che è l'8 di spade, e qui guardate, il punto è che molte persone con questo 8 di coppe avrebbero voglia di lasciare, un determinato stato d'animo, una determinata situazione, un determinato ambiente. L'8 di coppe è una carta comunque di movimento, quindi parla di quello che è la volontà di spostarsi. È una carta di ricerca interiore ed è la carta di colui che, è cosciente che manca qualche cosa e che deve partire per andare a cercare questo qualche cosa. Quindi qui si tratta di fare veramente un lavoro di autoanalisi e per molte persone sento che è questa la parte difficile, in questa seconda parte del 2022. Diciamo che, questo periodo di autoanalisi vi darà la possibilità di lasciarvi indietro tutti quelli che sono i sensi di colpa, i pensieri tossici e malsani insomma, che avete su voi stessi fondamentalmente, okay, perché l'otto di spade parla comunque di quelli che, sono le gabbie e le prigioni interiori, okay, la figura è bendata, c'è qualche cosa qua che non si riesce a vedere. Essendo il contrario, sento che questa fase in realtà se ne sta andando. In questa seconda parte del 2022 tutti questi pensieri di mi verrebbe da dire autolesionisti, sento che lasceranno il passo, okay, a questa apertura di cuore e anche proprio nei vostri confronti. Sapete che nel momento in cui non si è in grado di amare se stessi, ehm, anche agli altri si dà un amore, diciamo, limitato e, nello stesso modo se non si riesce a provare compassione per se stessi, diventa difficile provare compassione per gli altri. Io sento che comincerete ad amarvi di più in questa seconda parte del 2022. Magari per qualcuno sarà merito di questo, re di coppe che vi aprirà il cuore, okay, perché comunque qui vedo un incontro, ragazzi, se non avete nessuno, qui qualcuno arriva. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi dicono, vediamo come concludiamo la stesa. Abbiamo un 4 di spade e la carta del carro, beh, non male. Il 4 di spade parla di quello che è una guarigione, quindi io davvero tutta questa apertura di cuore, come vi dicevo, no, io sento che inizierete ad amarvi di più e di conseguenza inizierete ad amare di più anche tutto il mondo che vi è intorno, compreso questo potenziale partner, se per voi il re di coppe rappresenta un partner. Per qualcuno potrebbe anche, rappresentare la figura di un padre, di un fratello, di uno zio o di una zia, cioè nel senso il fatto che sia un re, vuol dire semplicemente che l'energia preponderante è maschile, non che la persona sia un uomo, okay? Quindi sento che ci sarà questa fase di guarigione da questa 8 di spade fondamentalmente, okay? E tutto questo vi darà la possibilità, con la carta del carro, di prendere una direzione per quello che riguarda la vostra vita. Quindi nel caso molte persone non sappiano ancora bene da che parte andare, sento che questa seconda parte del 2022 sarà l'ideale, diciamo così, per riuscire a capire qual è la vostra strada. Il carro, ma anche la forza in realtà, sono 2 carte che parlano di qualche scelta che è avvenuta con successo. Il carro è anche una carta che mi dice che darete una direzione. Per qualcuno si tratta anche di un viaggio, magari di uno spostamento, di un trasloco, però per molti è proprio il dare una direzione alla propria vita, okay? Bene, andiamo a vedere mese per mese come vanno le cose. Io intanto vi ricordo che il tempo è fluido, quindi se ci fosse qualche cosa che magari io dico succederà ad agosto, per qualcuno succederà quel mese lì, per qualcun altro il mese dopo e per qualcun altro magari è già successo. Andiamo a vedere. Ok. Regina di coppe, asso di spade, 6 di spade, 2 di coppe, quindi luglio, agosto, settembre, ottobre. Quindi luglio si parte con questa connessione con voi stessi, che è un po' quello che vi dicevo prima,
che sentivo con la carta della forza. Qui si tratta di diventare amorevoli nei vostri confronti, di anche imparare a domare quelli che sono gli istinti, no? Perché la forza parla anche di questo, parla di moderazione. E ad agosto arriverà la chiarezza mentale. Potrebbe essere questo asso di spade, perché anche qui avevate un asso, potrebbe essere questo asso di spade che rispecchi quello che è una chiarezza mentale, piuttosto che una chiacchierata che si fa con qualcuno e che vi dà un ordine mentale, piuttosto che una comunicazione, una verità che viene a galla. C'è comunque qualche cosa che mette le cose in chiaro, ok? E credo che dopo questa chiarezza mentale arrivi quello che è il 6 di spade. Quindi a settembre qualcuno si allontanerà, e qui lo vedevamo anche un po' con l'8 di coppe, si allontanerà da una determinata situazione, da delle credenze limitanti. Sento molto che sarà una cosa, un lavoro diciamo a livello mentale, perché comunque prima arriva la chiarezza e poi c'è questa decisione di lasciarsi indietro le cose che non servono più. Il 6 di spade molte volte è collegato alla madre. Quindi se per qualcuno questa figura del re di coppe facesse riferimento ad un genitore, il 6 di spade potrebbe fare riferimento proprio all'allontanarsi da da questo genitore, da questa figura influente, diciamo. Mm? Abbiamo a ottobre un 2 di coppe. Ragazzi, qui qualcuno troverà l'amore. Quindi se non avete nessuno, verso ottobre è molto probabile che ci sarà questo tipo di incontro, questo tipo di accordo, di compromesso, di unione proprio, okay, e difatti poi a novembre avete un bellissimo 6 di spade, scusate, di bastoni. Il 6 di bastoni è proprio la carta della vittoria, del successo, quindi sento che verso fine anno, perché poi guardate è finita anche con la carta della temperanza, che è una carta di equilibrio, è una carta di guarigione anche lei, come il 4 di spade. Quindi sento che alla fine dell'anno cambierà, sarà molto meglio rispetto a metà anno, anche se già vi sento con questa regina di coppe molto focalizzati su quello che è il vostro lato emotivo, no? Ma in effetti con la carta della forza vediamo proprio quello, il fatto di entrare in contatto con quello che sono i propri istinti, cercare di capire, di domare quelli che sono i propri istinti con la dolcezza fondamentalmente, con l'amore, che è un po' quello che vi dicevo all'inizio. Ok, andiamo a vedere, grazie, carta per carta. Allora, la temperanza che avevamo già qui alla fine, quindi comunque tutto sommato a luglio diciamo che si parte in un clima di equilibrio, ok? Perché comunque la temperanza parla di quello, di equilibrio, di guarigione anche. Infatti abbiamo anche poi un 6 di pentacoli al contrario. Sento che qui il punto principale di luglio è proprio quello, cercare di fare le cose in maniera equilibrata, cercare di darsi agli altri in modo equilibrato, di non dare troppo, ma di non dare neanche troppo poco, cioè che ci sia un giusto scambio tra quello che date e quello che ricevete. La carta della temperanza indica anche che c'è una forza superiore che comunque vi sta guidando, perché la carta è comunque raffigurata con un angelo, quindi è un indizio del fatto che ci sia come dire, quasi un disegno divino, no? Più grande rispetto a quello che voi possiate concepire, insomma. Andiamo a vedere questo asso di spade. Il giudizio, il 7 di spade, il 3 di coppe, il 5 di bastoni e la carta della sacerdotessa. Allora, qui è interessante perché, come vi dicevo prima, ad agosto arriverà quello che è una chiarezza mentale. Guardate queste due carte. Abbiamo il giudizio, che è la carta della chiamata, chiamata spirituale o chiamata in senso di telefonata, però comunque parla di una presa di coscienza, e qui abbiamo un 7 di spade e qui arriva l'asso di spade. Quindi io credo che qui ci sia o una comunicazione o una telefonata che in qualche modo metterà ordine mentale dentro di voi. È come se ci fosse una verità che viene a galla, ok? Io credo che saranno gli amici comunque a farvi notare questo tipo di verità, perché abbiamo un 3 di coppe,
Giustamente, se non è una verità che voi vi aspettate, potrebbe creare comunque un 5 di bastoni, quindi dei conflitti. E poi abbiamo anche la sacerdotessa che, vi dico, arrivando insieme al giudizio non è male per niente, nel senso che vi porta davvero quella chiarezza mentale di cui parla l'asso di spade, ok? La sacerdotessa qui vi invita a seguire l'intuito, perché comunque l'asso di spade è una carta che porta molto nella mente, no? Quindi porta le energie in alto, nei chakra alti. E la sacerdotessa vi dice, ok, hai questa capacità di percezione, sei completamente connesso con quello che sono le forze superiori, ok? Avete anche la temperanza. Quindi probabilmente è il caso di seguire il tuo istinto, è il caso di fare quel lavoro di introspezione di cui ci parla l'otto di coppe. Scusate, andiamo a vedere il 6 di spade per piacere, grazie. Abbiamo un 10 di coppe e un re di denari. Io credo che qui la fase dell'allontanamento sia dalla famiglia o da qualche gruppo che per voi rappresenti una famiglia, potrebbe anche essere un gruppo di amici, perché qui comunque gli amici li vediamo con il 3 di coppe. Comunque ad ottobre c'è quello che è un prendere le distanze. Allora potrebbe essere visto in due modi: o si prendono le distanze da questo gruppo e da questo re di pentacoli, oppure si prendono le distanze da questo gruppo, da questa famiglia, da quello che è, e si incontra poi questo re di pentacoli, perché vi ricordo che a ottobre avete il 2 di coppe, quindi per molte persone a ottobre inizierà quello che è una relazione, un compromesso. Andiamo a vedere il 2 di coppe. Wow, abbiamo un carro che vedevamo già qui, abbiamo la carta dell'appeso e abbiamo l'otto di spade che vedevate già qui. Allora, sono due carte, il carro e l'appeso, direi molto contrastanti, nel senso che il carro è una carta di movimento, una carta che vi dice di andare in qualche direzione particolare, mentre l'appeso è proprio una carta di staticità. È una carta che vi invita a riflettere, vi invita a vedere le cose da un altro punto di vista, ok? Quindi per certi versi io qui sento che state valutando da che parte andare. Fate attenzione perché comunque, scusate, avete un 8 di spade, quindi molti dei vostri pensieri sono autolimitanti, ok? Quindi quando vi rendete conto di avere dei pensieri tossici, ehm, fatevi quelli che in gergo si chiamano agguati, cioè vi rendete conto che avete questo pensiero non sano, semplicemente vi dite sciò e lo cacciate e vi rifocalizzate l'attenzione su un pensiero positivo. Questo serve per non dare energia a tutte quelle che sono le paure, le incertezze, le insicurezze, i dubbi, ok? Quindi il segreto è un po' switchare, cambiare, rifocalizzare l'attenzione su vibrazioni positive, ok? Perché comunque avete belle carte, io credo che molte persone qui abbiano solo paura di soffrire di nuovo ed è per quello che si fanno tutti questi 1000 problemi con questo 8 di spade. Andiamo a vedere il 6 di bastoni, 2 di spade, sono già due, sì, 2 di spade al contrario e il 7 di coppe. Quindi sento che con questo 6 di bastoni i dubbi verranno lasciati indietro, ragazzi, perché il 2 di spade al contrario mi parla proprio di quello che qui si vedeva come una limitazione, in questo caso è come se i dubbi iniziassero a dissolversi, ok? Si inizia a vederci un pochettino più chiaro. Il 7 di coppe è la carta delle possibilità o delle illusioni e io sento che qui cascano proprio i veli, ok? Cioè, se qui avevate la benda e queste potevano essere illusioni, avendo le due carte al contrario e avendo poi anche la carta del 6 di bastoni, sento che per molte persone cadrà il velo dell'illusione. Quindi è un po' come, ah ok, ma erano solo paure mie, erano solo cose che pensavo senza fondamento. Molte paure noi le abbiamo e guardate, mi è caduto l'occhio sul 7 di spade. Potrebbe essere che questo rappresenti le vostre proiezioni, e non necessariamente una notizia che arriva dall'esterno. Proprio perché qui abbiamo questo 7 di coppe, quindi io credo che tutto quello che era per voi un'illusione verrà spazzato via con questo 2 di spade al contrario. E difatti finiamo con la temperanza. Andiamo a vedere
Speranza. Ok, abbiamo un fante di coppe, un fante di bastoni, un 9 di pentacoli e la regina di bastoni. Allora, io credo che qui, guardate, il fante di bastoni ce l'avevate già qui. Qui si tratta di andare incontro a qualcuno, io credo. Il fante di coppe quando arriva, arriva perché è una persona che vuole fare un qualche tipo di offerta, qualche tipo di proposta. Per qualcuno potrebbero essere delle scuse, in effetti qui abbiamo un'energia che richiama il passato, ma lo sento per poche persone. E qui arriva quello che è il vostro potere personale. Io credo che con questa offerta, con questa proposta, arrivi veramente quello che è la possibilità di ottenere l'appagamento, perché il 9 di coppe, scusate, il 9 di pentacoli è proprio la carta dell'appagamento, dell'indipendenza, di qualcuno che è in grado di farcela da solo, ok? E poi abbiamo la regina di bastoni al contrario. Sento che l'indipendenza di cui vi parlavo è da un punto di vista molto pratico, ma probabilmente da un punto di vista della passione, forse manca ancora un po' della spinta, come vi posso dire. I due fanti qui potrebbero anche rappresentare dei figli, nel caso voi abbiate dei figli, e qui parla proprio di quello che è una situazione familiare in equilibrio, ok? Sento che c'è una figura femminile che probabilmente vorrebbe esercitare un po' di più il suo potere, ma essendo al contrario, non lo sento così forte, insomma, questo potere, diciamo così, ok? Quindi tutto sommato direi che si parte con la temperanza e si finisce con la temperanza. È un periodo, diciamo, proiettato verso quello che è l'apertura del cuore, in tutti i sensi. E vi ricordo che qui avevate un 2 di coppe, quindi se siete single potrebbe tranquillamente essere che incontriate qualcuno. Diversamente, se siete già in coppia, questo movimento energetico io sento che vi dà la possibilità di pulire da certi tipi di aspettative vostre, ok? Quello che è la relazione. Nel senso che io credo che qui vengano fuori delle cose che potrebbero essere bugie, potrebbero essere proiezioni, potrebbero essere delle cose nascoste che comunque, sì, è vero, creeranno dei conflitti, ma vi daranno quello che è la chiarezza mentale. Una volta che avrete deciso di staccarvi da quello che per voi rappresenta 6 di spade, che potrebbero essere delle credenze limitanti, la situazione familiare, piuttosto che un gruppo di persone che magari non è una famiglia di sangue, ma per voi rappresentano gli amici, si riuscirà ad entrare in questa fase romantica del 2 di coppe, ok? Fate attenzione ai pensieri autodistruttivi, fatevi gli agguati come vi ho detto prima, ma vedrete che la fine dell'anno finisce con una carta di forte abbondanza, una carta di equilibrio, ok? Una bella seconda parte del 2022, insomma. Bene, andiamo a vedere ancora un messaggio da parte degli angeli del cuore. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che stanno sostenendo il canale con i like, con i commenti, con le condivisioni, le iscrizioni e anche con le mail, perché ogni tanto mi arrivano delle mail di sfogo. E per me è importante sapere che in qualche modo vi aiuto, quindi grazie. Vediamo che angelo ci danno. Che messaggio ci danno per gli amici del leone per questa seconda parte? Grazie. Fattori religiosi. La tua vita sentimentale è influenzata dall'educazione religiosa ricevuta e dal cammino spirituale che hai intrapreso. Quindi per molte persone qui si tratta di, ragazzi, credenze limitanti. Mi viene ancora questa forte, forte, forte questa cosa. Provate ad analizzare le credenze che avete acquisito a causa della vostra religione, qualsiasi sia la religione che voi state seguendo in questo momento. Ci sono delle dinamiche che voi avete imparato, che fanno riferimento a tutto quello che è l'ambito della religione, che in qualche modo vi stanno condizionando, ok? E qui c'è bisogno con questo 6 di spade proprio di lasciarsi indietro queste credenze che probabilmente non vi servono più.
Cari amici del Leone, questo è quello che avevo per voi per la seconda parte del 2022. Non è male, non è male. Io spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!